Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come fare una doppia esposizione di foto su Photoshop. Nello specifico, in questo caso andiamo a fare una doppia esposizione fra una foto e un video. Prima di questo vi dico che se non l'avete già fatto di iscrivervi al canale e cominciamo. Prima di tutto apriamo il nostro Photoshop. Io ho già importato la foto da modificare e la prima cosa che andiamo a fare è rendere la foto in bianco e nero. Quindi andiamo nell'opzione di regolazioni, bianco e nero, in modo da creare la nostra foto appunto in bianco e nero. Ora andiamo sempre su opzioni di regolazioni e andiamo a regolare i valori tonali, ossia andiamo a creare più contrasto fra il bianco e il nero. Tramite queste due levette, se ci spostiamo, così andiamo a aumentare i nostri bianchi e così andiamo a aumentare i nostri neri. In questo modo, in modo da rendere più contrasto alla foto. Ora, tenendo premuto in simultanea i tasti Command, Alt, Shift e E, andiamo a creare un nuovo livello con tutti questi livelli uniti. Praticamente ci ha creato un unico livello. Andiamo a nascondere questi tre livelli, dopodiché dobbiamo andare a selezionare la nostra foto ed eliminare praticamente lo sfondo. Se non sapete come si fa, vi consiglio di andare a vedere i miei tutorial. C'è appunto il tutorial di Photoshop come scontornare una foto e potete tranquillamente andare lì e vedere come fare. Comunque prendiamo il nostro pennello selezione rapida e andiamo a selezionare la nostra immagine. Una volta selezionata andiamo su selezione, selezione e maschera, ma prima di cliccare teniamo premuto il tasto Shift della tastiera in modo che ci apra migliora bordo e andiamo a migliorare i bordi soprattutto qui dai capelli e dalla barba, insomma nei punti un po' più difficili, in modo da renderli più realistici. Bene, una volta finito facciamo ok e andiamo a creare sul livello 1 una maschera in modo che ci elimini completamente il nostro sfondo. Bene, ora andiamo a creare un nuovo documento, facciamo file nuovo documento 1920x1080 dove gli andremo a incollare sopra appunto la nostra immagine scontornata. Per farlo facciamo il tasto destro del mouse appunto sul livello 1, facciamo duplica livello e gli andiamo a dire di portarlo nostro nuovo documento senza titolo che abbiamo appena creato. Facciamo ok, se andiamo a vedere, ecco qua la nostra immagine. Ora facciamo Command T, andiamo a rimpicciolire un po' l'immagine, la andiamo a sistemare al centro, perfetto. Adesso andiamo a importare sulla nostra foto il video che vogliamo applicargli, quindi basterà prenderlo e trascinarcelo sopra. Facciamo ok ed ora quello che dobbiamo andare a fare praticamente è ritagliare il video secondo il nostro personaggio. Per farlo abbiamo già la nostra maschera, quindi ci basterà selezionare la maschera del livello 1, tenendo premuto il tasto Alt della tastiera, lo trasciniamo sopra il livello del video e come vedete ci ha già ritagliato la nostra foto. Se volessimo modificare la dimensione del nostro video per andare a visualizzare altre parti e non quelle che ci sono qui, se noi adesso andassimo a fare un Command T e andiamo a modificare, vedete, la dimensione del nostro video, ci modifica anche la maschera. Per ovviare a questo problema dobbiamo andare qui su questo lucchetto e disattivarlo, in modo che se adesso andiamo a fare Command T, tenendo selezionato il livello del video e non quello della maschera, facciamo Command T e come vedete adesso possiamo andare a ridimensionare il nostro video senza intaccare la nostra maschera. Io adesso lo allargo un po', lo sposto un po' più in qua, direi in questo modo, e gli do ok. Ora andiamo a modificare il nostro sfondo. Quindi selezioniamo
appunto il livello di sfondo, gli andiamo a dare un tinta unita e andiamo a selezionare il colore che vogliamo. Io direi di stare su un celeste, facciamo ok, ma visto che così comunque non rende tanto, andiamo a duplicare il livello del nostro video, quindi sempre tenendo premuto Alt prendiamo il nostro livello e lo portiamo qua sotto, eliminiamo la maschera perché non ci serve, come vedete ci ha creato il nostro livello. Andiamo sull'opzione diffusione e facciamo scolora, dopodiché andiamo ad applicare il filtro di sfocatura, quindi andiamo in filtro, sfocatura, controllo sfocatura e gli andiamo a dare un 9 pixel, direi, sì, ci siamo, e facciamo ok. Ora, visto che si vede un po' troppo lo sfondo, andiamo a interagire sull'opacità, sempre tenendo selezionato la nostra coppia del video, e la andiamo ad abbassare in modo che si intraveda giusto il minimo indispensabile. Ora torniamo sul nostro livello del nostro ragazzo e lo andiamo a duplicare, quindi teniamo premuto il tasto Alt, lo prendiamo e lo portiamo al di sopra del livello del video e gli andiamo a dare un'opzione diffusione schiarisci. Come vedete ci ha eliminato le parti nere del video lasciandoci quelle più chiare, insomma, come si vede appunto ci ha lasciato il viso, l'orecchio, parte del corpo e della mano. Ora tramite le nostre maschere, che sappiamo che se usiamo il pennello selezionando il nero andiamo a togliere parte della foto, se invece il contrario usiamo il bianco andiamo ad aggiungere parte della foto. Quindi torno indietro, seleziono il mio pennello col nero, prendiamo un pennello morbido, andiamo a abbassare sia l'opacità sia il flusso e andiamo a correggere la nostra foto togliendo le parti in più. Anche questo è una cosa molto personale, quindi fate voi le vostre prove. Bene, una volta ottenuto il risultato che più ci aggrada, andiamo ad animare questo video. Per farlo andiamo in finestra, selezioniamo le timeline in modo che ci apra appunto questa finestra. Andiamo a fare una crea timeline e qui come vedete abbiamo il nostro filmato. Ora se volessimo andare, come vedete il video è molto più lungo, io voglio appunto che duri 5 secondi. Se volessimo però andare a visualizzare un'altra parte del video e non quella che ci dà, ad esempio, andare a selezionare questa parte, no? Con la notte, ci basterà andare a fare doppio clic sul livello del video. Come vedete ci apre una nuova timeline del nostro video. Andiamo a, prima di tutto, a separare i livelli della cartella. Ora andiamo a selezionare la parte di video che ci interessa. Io direi di iniziare più o meno da qui, quindi prendo e trascino la sequenza in modo da ritagliarla, mi porto all'inizio, andiamo qui dove c'è appunto il cronometro, facciamo doppio clic, andiamo a inserire 5 secondi in modo che si sposti esattamente a 5 secondi, prendiamo la nostra clip e la tagliamo appunto fino qua. Quindi questo è il risultato del nostro video. Se volessimo andare a creare una GIF però si vedrebbe molto lo stacco di colore, no? Fra la fine del nostro video e l'inizio, esattamente questo scatto.
Per andare un po' a ovviare a questa cosa, come facciamo? Andiamo a duplicare il nostro livello, ma lo prendiamo e praticamente lo trasciniamo qui sul nuovo livello in modo che ce lo copi esattamente uguale a quello prima, perché se noi andassimo a fare un classico Command J per duplicarlo, come vedete ci dà il filmato intero e non è quello che vogliamo. Quindi prendiamo il nostro livello, lo trasciniamo su crea nuovo livello e qua ci crea appunto il nostro nuovo livello. Ora ci portiamo più o meno a metà della nostra sequenza e tramite questo attrezzo andiamo a tagliare la nostra sequenza. Prendiamo la fine della nostra sequenza e la portiamo all'inizio. In questo modo. Poi prendiamo l'inizio e lo portiamo invece alla fine. Andiamo a accorciare le nostre due sequenze, più o meno in questo modo. Poi tramite la spunta qui di transizione, se noi ci clicchiamo sopra andiamo a fare una dissolvenza, quindi prendiamo e la importiamo alla fine della nostra sequenza 1 e all'inizio della nostra sequenza 2, in modo da ottenere più o meno questo risultato. Come vedete lo stacco si vede già molto meno. Ora andiamo a fare un Command S, andiamo a salvare appunto il nostro progetto e se andiamo di qua abbiamo già la nostra modifica lunga 5 secondi e già modificata. Ora andiamo a ridurre a 5 secondi il tempo del nostro video e se andiamo a fare un play, adesso ovviamente scatta perché deve fare il suo rendering, comunque questo è il nostro risultato finale. Ora per esportarlo ci sono due modi, dipende se volete esportarla come GIF o come video. Allora se volete esportarlo come GIF ci basterà andare su File, Esporta e Salva per web. Ci aprirà questa pagina e qui possiamo andare a selezionare appunto il nome del nostro filmato. Qui GIF lo lasciamo così. L'unica cosa che dobbiamo andare a guardare è qui opzioni di ciclo e lasciarlo sempre in modo che appunto vada in ciclo continuo. Nel caso andiamo a ridimensionare la nostra GIF, se è troppo grande possiamo fare un 800 x 450, insomma guardateci voi. Dopodiché fate salva e vi salverà la vostra GIF appunto sul vostro computer. In questo caso ce l'ho già, quindi faccio nulla. Nel caso invece vogliamo salvarlo come video, andiamo su File, Esporta, Rendering Video, ci aprirà questa finestra dove qui andiamo a mettere appunto il nome del video, selezionare la cartella dove vogliamo andarla a inserire, qui andiamo a selezionare il formato o QuickTime o H264 e fare su rendering e lui ci appunto esporterà il nostro video sul nostro computer. Quindi questo è quanto per quanto riguarda il tutorial della doppia esposizione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentate per qualsiasi cosa, visitate il sito www.studio-72.net e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!